Allora, siamo in ospedale perché Federico ha una... In molti nel corso di questi strani mesi mi avete chiesto com'è la situazione Covid qui a Londra. Ieri, tanto per chiudere il circolo, siamo stati anche in ospedale. Per questo oggi volevo fare un riassunto e poi, se state con me, nel corso di questo video vi racconto anche quel che è successo ieri e perché siamo stati in ospedale. Prima di iniziare, e per non prendermi commenti spiacevoli, voglio dirvi che io cercherò di dare meno giudizi possibili e voglio soltanto riportarvi quello che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo, perché tutto sommato io non sono nessuno, non sono un esperto, non sono un medico, eccetera. Allora, partiamo. Qui la situazione è ed è stata abbastanza particolare e strana. Non so se vi ricordate, ma qui agli inizi della dispersione di questo video c'è stata tutta quella gag con Boris Johnson dove si diceva dell'immunità di gregge. Fortunatamente poi non è stata presa la strada dell'immunità di gregge e in modo molto figo il 24 marzo, quindi relativamente dopo all'inizio della quarantena in Italia, anche perché qui dicono che sia arrivato dopo il virus, poi questo io non lo so, bisognerebbe verificarlo se hanno fatto i tamponi correttamente eccetera, ma quello è un altro discorso. Il 24 marzo è arrivato un SMS a tutti, quindi figata. Gov.uk alert coronavirus. New rules in force now. You must stay at home. Quindi ti dicevano di stare a casa, devi stare a casa, poi ti mettevano un link su cosa dovevi fare e cosa andava fatto. La cosa un po' strana è che sì, tu devi stare a casa, però non c'è nessuno che ti fa stare a casa, per cui la quarantena qui è stata sempre tra virgolette. Fino ad ora, 16 maggio, giorno in cui registro questo video, sono stati chiusi da allora, quindi pub, ristoranti, negozi, locali, tutti i luoghi dove le persone potevano ritrovarsi sono stati chiusi. Tra l'altro è arrivato anche per posta tutte queste indicazioni, molto bello, un Debian molto figo, fighettini, con tutte le indicazioni su cosa fare ora e come comportarsi. Però sta di fatto che c'è sempre stato un botto di gente per strada, cioè ti dicevano di stare a casa, però se tu andavi in giro, io per esempio a Pasqua, perché non ce la facevo più, ho fatto una camminata con mio fratello nel parco qui dietro e nel parco che era tra virgolette affollato abbiamo trovato un poliziotto. Il poliziotto ci ha fermati e ci ha chiesto cosa state facendo. Noi gli abbiamo detto stiamo prendendo un po' d'aria, stiamo facendo una camminata perché non ce la facciamo più a stare dentro, abitiamo proprio qui davanti. Lui ci ha detto tutto ok, tutto a posto, basta che mantenete i 2 metri di distanza dalle altre persone. Quindi tu effettivamente potevi andare in giro, basta che mantenevi questi tra virgolette 2 metri che poi si mantenevano e non si mantenevano. Noi l'abbiamo sempre fatto e abbiamo cercato di distanziarsi. Tra l'altro la nostra quarantena è iniziata molto prima perché vedendo le condizioni in Italia abbiamo detto aspetta un attimo, noi stiamo già a casa. Un'altra cosa da notare è che qui sì ti consigliano di avere la mascherina, portare i guanti, mettere gli occhiali, ma non sono obbligatori. Tu puoi uscire senza mascherina, senza guanti, senza occhiali. Infatti quella volta che a Pasqua ci ha beccato il poliziotto, noi non avevamo nulla di tutto ciò e nonostante ciò anche lui non aveva nulla e semplicemente ci ha detto di stare attenti, mantenere le distanze e poi ci siamo passati a fianco e ciao, buona Pasqua. Quindi la quarantena qui è sempre stata tra virgolette per come l'ho vista io e per come l'ho vissuta guardando fuori dal mio terrazzo. C'è sempre stata un mare di gente fuori, poi magari abiterò io in un quartiere strano dove le persone vanno in giro nonostante sia tutto chiuso, però in quanto a numeri, ora la Gran Bretagna è lo stato europeo con più morti a causa del coronavirus, che non è molto bello. E tra l'altro, da quel che ho capito, ma potrei sbagliarmi, da lunedì dovrebbero anche iniziare a riaprire i negozi. Non so se sia giusto o sbagliato, io semplicemente riporto. Detto questo, perché siamo stati in ospedale? Tra l'altro, se mi seguite su Instagram ho fatto vedere anche tutte le storie dove ci spostavamo e vi tenevo aggiornati. Comunque ora tutto a posto, siamo stati in ospedale perché mio fratello ha un'otite e avevamo bisogno di una ricetta per andare in farmacia. Vi racconto tutta la storia perché è da sentire. Praticamente mio fratello ha avuto il male all'orecchio per 2 o 3 giorni fin quando non è diventato insopportabile, tra virgolette, ed è già la seconda o terza volta che prende un'otite, quindi riconosceva il dolore e riconosceva qual era il problema. Per cui cosa abbiamo fatto? Qui stupidamente, sfortunatamente, non abbiamo ancora un medico. Era venerdì sera quando abbiamo deciso di agire, quindi la cosa che ci sembrava più intelligente era chiamare il nostro vecchio medico italiano e chiedergli cosa si poteva fare.
Lui molto gentilmente ci ha detto tutte le cose che c'erano da fare e ci ha fatto anche la ricetta digitale. Io ho stampato questa ricetta, poi ho lasciato Federico a casa e sono andato in farmacia venerdì sera. La farmacista ovviamente ci ha detto: guardate, so che questa è una ricetta italiana, ma qui per legge non ve la posso accettare. Perciò sono tornato a casa, erano le 6:30 di sera, quindi le farmacie erano chiuse. La sera mi sono informato anche in base al sito dove questa farmacista mi ha detto di vedere, nello shop, nel negozio virtuale della sua farmacia online. Che dico, come cavolo faccio io a prendere qualcosa online se tu già fisicamente non mi accetti la ricetta sul posto? Per cui vabbè, non so perché mi abbia detto sta cosa. Al che questa mattina ho detto: lasciamo stare questa farmacista, proviamo ad andare in un'altra farmacia. Sono andato in un'altra farmacia sempre qua vicino a casa e fortunatamente ho trovato un farmacista indiano molto molto gentile, che innanzitutto ha letto e ha compreso tutta la ricetta. Non so come abbia fatto, perché la scrittura del mio medico non è così facile da capire, e praticamente c'erano 3 medicinali di cui avevamo bisogno: un antidolorifico, un antinfiammatorio e un antibiotico. L'antidolorifico e l'antinfiammatorio ce li ha dati subito perché non serviva per legge la ricetta, mentre l'antibiotico ci ha detto anche lui che per legge non poteva darcelo. Al che gli ho detto: sì, ma io ho bisogno di questo antibiotico perché sì, posso dargli queste 2 cose a mio fratello e non sente più dolore, non gli si infiamma più, però ha bisogno anche di curarsi. Al che lui mi ha detto: guarda, oggi i medici sono tutti chiusi, quindi l'unica soluzione è andare in ospedale. Fortunatamente l'ospedale è qui vicino, ci abbiamo messo 5 minuti in autobus ad arrivare. Prima però di prendere l'autobus abbiamo detto, non avevamo mai preso una mascherina, abbiamo detto andiamo in un luogo particolare, magari è affollato e ci sono state tante persone che sono state in contatto col coronavirus, fermiamoci e pigliamo una mascherina. Abbiamo preso 2 mascherine e ogni mascherina costava 2,50 sterline, quindi 3 euro a mascherina per un pezzo di cacchio di materiale è. Comunque secondo me una follia. Poi non so quanto costino in Italia, non so quanto costino di norma. 2,50 sterline sono circa 3 euro. Vabbè, quelle vi lascio una foto. Su indicazione del farmacista siamo arrivati in ospedale, che tra l'altro era vuoto, non c'era nessuno, e per tutto l'ospedale c'erano i segnali, poi non so se sia così anche in Italia, c'erano i segnali: se hai sintomi di coronavirus torna obbligatoriamente a casa e chiama l'111 per indicazioni. Quindi cercavano di sfollare tutte le persone dall'ospedale e gestirle separatamente. Secondo me è anche cosa intelligente, poi io non sono un esperto, ci tengo a sottolinearlo. Noi siamo entrati, ci hanno accolto veramente velocissimamente, anche perché non c'era nessuno, e gli abbiamo descritto qual era il nostro problema. Poi io ho dovuto lasciare Federico e uscire dall'ospedale proprio per questo fatto che volevano cercare di sfollare il più possibile l'ospedale. Allora, siamo in ospedale perché Federico ha una otite. Qui si dice ear infection. Abbiamo appena fatto tutto qui, la situazione è stranissima. Adesso io non posso aspettare dentro con lui, anche se sono suo fratello, e quindi lui sta aspettando di vedere un dottore per avere una prescrizione, che è tipo una ricetta. Qui si dice prescription, perché purtroppo le farmacie non accettano la prescrizione italiana che ci siamo fatti fare dal medico italiano. E quindi siamo qua che aspettiamo. La situazione fa abbastanza ridere, perché se tu arrivi qui e hai il coronavirus o hai problemi, ti dicono di tornare a casa e chiamare l'111. Noi però per fortuna abbiamo altri problemi. Beh, insomma, per fortuna siamo comunque qua. La situazione è assai strana, perché alla fine sto ospedale è deserto. Li manderanno tutti a casa se hanno problemi, non lo so. Spero che Fede risolva presto il problema. Io sono qui e lo aspetterò qui. La tipa che ci ha accolto ha detto che ci vorrà poco. Io invece sono qua che aspetto. Adesso sono le 11, vediamo quanto ci mettono a sistemarlo e fargli sta prescrizione. Che figa, potrebbero accettare anche le prescrizioni italiane, o potrebbero fare qualcosa di europeo, che se ti prescrive un medico in Europa valgono per tutte le farmacie. Che poi tra l'altro ci ha fatto la prescrizione per un antibiotico che qui per legge non esiste, e quindi anche se fosse stata accettata non l'avremmo potuto prenderlo perché il medicinale qui non esiste, cioè le dosi sono diverse. L'ho aspettato circa 10 minuti, lo hanno visitato, gli hanno preso temperatura, pressione e battito, dopodiché ci hanno smistati in un'altra zona. Voglio fare un appunto: è molto molto bello che continuino ad accettare il tesserino sanitario, perché ufficialmente
la Gran Bretagna è ancora tra virgolette dentro l'Europa fino a fine anno. Spero che questo rimanga così anche dall'anno prossimo, se no sarà veramente spiacevole. Noi comunque abbiamo entrambi il NIN e la residenza in UK e da residenti qui è un errore nostro non aver già richiesto il medico di base, che qui comunque ti è garantito e mi pare si chiami GP qui, cosa che adesso abbiamo già fatto. Comunque è molto bello che per il momento da cittadino europeo, senza chiederti nulla, facendo vedere soltanto il tesserino, riescano a visitarti e a darti una mano ovunque. Spero che questa cosa rimanga così. In ogni caso ci siamo spostati in un altro edificio di quell'ospedale dove hanno rivisitato Federico velocemente. Allora, appena smistato gli hanno preso temperatura, pressione, battito e adesso ci hanno smistati a West Wing e gli hanno detto che lo deve visitare un dottore, cioè in un'altra zona dell'ospedale. E niente, adesso stiamo entrando, dovrebbe aver fatto tutto a computer e entriamo. In realtà la seconda visita mi ha detto che è stata velocissima perché gli ha semplicemente detto: abbiamo bisogno della ricetta, facci questa ricetta che abbiamo bisogno dell'antibiotico. Qui io stavo ancora aspettando, vi lascio un breve video. Dopodiché Fede è uscito, abbiamo ripreso l'autobus, ci siamo fermati in farmacia, abbiamo preso l'antibiotico dal farmacista indiano che è stato molto gentile, siamo tornati a casa, Fede ha preso i medicinali, poi giustamente dopo aver preso i medicinali ha riposato tutta la giornata, ora sembra stare molto meglio e se state vedendo questo video è così perché lui monta i video per questo canale. Una cosa che mi è sembrata alquanto particolare e che vi ho anche detto in uno dei 2 spezzoni di quando ero in ospedale è di come certi medicinali in certi stati siano legali e in altri stati siano legali. Io oggi ho fatto questo ragionamento che voglio condividervi. Se è così per i medicinali, può essere così anche per i criteri di salute. Magari secondo uno stato, se tu hai quella pressione, quel battito, quel livello di zucchero nel sangue, sei in salute. E in un altro stato, con gli stessi livelli, magari per i parametri di quest'altro stato, non sei più in salute. Quindi magari in uno stato ti imbottiscono di medicinali e in un altro stato sei sano come un pesce. È giusta questa cosa? È sbagliata questa cosa? Cosa si dovrebbe fare? Io non lo so. Però è una cosa che ti fa pensare, mi fa pensare, come il fatto che qui in UK non mi hanno accettato una ricetta di un medico italiano per un medicinale che qui in UK non si può vendere, però sono tutte cose che vanno al di là della mia esperienza, al di là delle mie conoscenze, però che mi hanno fatto pensare. Ora, spero che questo video sia stato interessante o comunque vi abbia fatto bene o male riflettere. Federico sembra stare bene, quindi il problema sembra essere risolto. Oggi penso che parlerò in streaming di tutta questa storia anche nel social Viola, quindi se volete farmi anche qualche domanda e interagire con me, andatemi a seguire lì, è il luogo ideale. Detto questo, ditemi cosa ne pensate, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Iscrivetevi se volete vedere la prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!